Siamo fratelli e sorelle del mondo. Dal 9 marzo 1908 questa è la nostra storia. Giocatori, carriere, storie e vite diverse. 52 paesi hanno avuto almeno un giocatore che ha indossato i colori nerazzurri, i colori del cielo e della notte. Qualcuno ha legato indissolubilmente il suo nome all'Inter, scrivendo pagine indelebili della leggenda nerazzurra, una leggenda internazionale. Un popolo ingegnoso e ricco di creatività, in grado di vedere soluzioni nuove mai immaginate. L'Olanda è una terra di esploratori, filosofi e inventori, capaci di vivere in simbiosi con il mare fino ad arrivare a batterlo in astuzia. Testa alta e occhi in grado di vedere molto lontano. Caratteristiche tipiche degli olandesi che si ritrovano già nel primo orange a vestire la maglia nerazzurra, Fas Wilkes, autore di 47 gol con l'Inter all'inizio degli anni 50. Caratteristiche che si rivedono anche in Dennis Bergkamp e Wim Jonk, tulipani nerazzurri, protagonisti di una straordinaria cavalcata europea nel 1994. Shalimov, parte il cross, Bergkamp si coordina e segna un bellissimo gol, splendido gol di Bergkamp al 21esimo del secondo tempo, davvero una prodezza. Lancia per Bergkamp, buona, Bergkamp, gol di Bergkamp, tripletta di Bergkamp. Questo Bergkamp è una punta allora se segna tutti questi gol. Ma io dico che non è questione di dire se è una punta o se è una mezza punta o se è un centrocampista. Lui ha delle caratteristiche ben definite, però lui può fare la punta e anche la mezza punta. Non sono importanti i miei gol, non è un fatto di exploit personale. La cosa principale è il 3-1 dell'Inter, buono per andare avanti in Coppa. Il valore aggiunto sono stati i due olandesi, perché Bergkamp e Jonk sono stati straordinari. Noi entravamo in campo e sapevamo che uno dei due, soprattutto Bergkamp, ci poteva fare il colpo di genio da un momento all'altro, quindi sono stati loro i veri trascinatori. Bergkamp un talento naturale, pazzesco, fisico, corsa, tecnica. Lui aveva delle qualità incredibili, penso forse tecnicamente uno dei giocatori più forti in assoluto. Io l'ho visto fare delle cose in allenamento che le ho viste veramente a pochi. Giocatore fisico, giocatore veloce, era il prototipo del giocatore perfetto. Il colpo di testa di Orlando, la palla è per Bergkamp, via, saltato l'avversario. Entra in area Bergkamp, c'è anche Sosa, tiro, gol! Segna con Bergkamp al 43esimo del secondo tempo e pone fine a tutte le ansie, le paure e le sofferenze di una partita davvero molto difficile. Bergkamp in quella Coppa UEFA fa dei gol e ci fa vincere, non dico questo, però faceva sempre fatica a entrare, era uno molto chiuso, stava sulle sue. Io sono così, non parlo mai troppo, noi giocatori pensiamo solo al giocare, a fare allenamento e poi le cose fuori calcio non è importante in questo momento. Dipende anche dal momento in cui arrivi in una determinata squadra, quindi quello non è stato sinonimo. Arrivano quei due lì dopo il campionato che hai fatto l'anno prima e porti a casa lo scudetto. Abbiamo vinto una coppa. Scatta Jonk, il controllo con il petto, la palla e gol! Nerazzurri in vantaggio al 32esimo con Wim Jonk. Pallonetto, Jonk insiste ancora, possibilità per il raddoppio, un dribbling secco ed è il 2-0. Jonk 2-0, doppietta del centrocampista olandese. Non ho segnato moltissimo, 5 gol in UEFA quell'anno, Dennis ne segnò 8. Era lui infatti la grande stella, il grande nome, un giocatore dotato di grandissima tecnica.
e intorno a lui c'erano tantissime pressioni. Comunque credo che siamo stati bene qui all'Inter. Palla buona per Bergkamp, punta Villa, entra in area, tocco per Young, tiro, gol! Combinazione olandese, 3-0. Ma prima di tutto è stato un grande onore per me giocare in un club così importante, conosciuto anche da noi. Sono stato molto fortunato a potervi giocare. Sono stati 2 anni molto belli, abbiamo vinto qualcosa, la Coppa UEFA, e per me è stato un grande successo. Mi ricordo quella partita, avevamo già vinto la gara di andata, ma siamo stati molto fortunati qui. Questo mi ricordo, ho segnato quel gol al momento giusto perché eravamo sotto pressione, avevamo avuto tante possibilità, poi ho segnato ed è stata una liberazione. Quando penso all'Inter guardo sempre i risultati che raggiunge. Ho sempre un debole per i nerazzurri. La vostra squadra occupa un posto particolare nel mio cuore. Il viaggio è iniziato. Il mare del centrocampo nerazzurro è solcato a tutta velocità da altri timonieri olandesi tra la fine degli anni 90 e l'inizio del nuovo millennio. Prima c'è Aaron Winter con la sua capacità di organizzare il gioco. Per me è stato sempre un orgoglio per avere la maglia dell'Inter. Poi Clarence Seedorf, fantasista dai colpi meravigliosi. Sono nato a Paramaribo, Suriname. Ho cominciato a giocare a pallone praticamente quando sono nato e sono uscito con la pallone alla mano. Calcio per me è un'allegria. Quando io arrivo sul campo è un momento dove posso espressionarmi le mie emozioni che ho dentro per il pallone. È stato un grande spettacolo, un grande derby italiano, poi un po' di fortuna hai bisogno, però chi non lo cerca non lo trova mai. Un'evoluzione continua che passa anche da Edgar Davids e Andy van der Meijde, a segno ad Highbury in una indimenticabile notte londinese. If you can go to a club in the Serie A who's last year's second team and have a big name, it's very I'm very happy I can play here. Un percorso che porta fino a Wesley Sneijder, il comandante perfetto per la nave nerazzurra che salpa verso il triplete. Inter is an amazing club, one of the biggest clubs in the world. So I'm very happy, very happy to be a player of Inter. And well, it was a long way, but finally I'm here. Mourinho mi ha chiamato, mi ha detto che Wes, abbiamo una squadra forte, ma manca solo il numero 10. Ho visto la squadra, che Inter, un club grandissimo, e poi ho pensato ok. E sono arrivato qui, poi mi ha detto subito che Wes, domani c'è la partita con Milan e giochi subito. Sneijder può caricare il destro, palla per Thiago Motta, ci prova il tiro, la grande parata di Storari! Fagli assaggiare che colpi hai, Wesley! Oggi ha fatto un partito completissimo, si è integrato benissimo perché è arrivato da pochissimo e qualità hai tanta e spero che sia molto felice qua all'Inter. Sneijder, palla che si impenna, protegge, difende benissimo questo pallone, scambia con Thiago Motta, palla al limite, colpo di tacco di Balotelli, Muntari, il tiro, la papera e la palla va dentro, e gol, Wesley Sneijder! Abbiamo fatto 2 gol in 5 minuti e questa è sempre la fiducia che avevamo, perché
abbiamo pensato sempre di vincere. Barcelona have a very strong team. They play football. I'm even enjoying when I see them playing on television. So they have a very good team. They play football. Devo dire che il Barcellona è una squadra fortissima, gioca un calcio molto spettacolare. Io mi diverto molto a vedere le partite del Barcellona in TV. Non so cosa abbia detto Mourinho prima nella conferenza stampa, però lui ha sempre una tattica e quindi anche domani avremo una tattica che ci consentirà di distruggere il loro gioco. Palla arretrata, attenzione, Milito, c'è il Snyder, solo, tiro, e gol, 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 e gol! Wesley! La partita in Madrid con Bayern Monaco, finale di Champions, era qualcosa bellissimo, spettacolo. Poi sapevamo già che vincevamo questa partita perché la squadra era fortissima e non solo noi 11, ma tutta la squadra. Inter in vantaggio! L'assist di Wesley e il gol del Principe! Vincere il Champions è un sogno che quasi, sì, mai che succede quasi mai, ma per me era l'anno più bello della mia carriera. L'Inter è rimasto sempre nel mio cuore, Inter forever. Wesley percorre rotte nuove e inesplorate, cammini impensabili senza l'incredibile creatività Orange. Un'immaginazione che porta a nuovi obiettivi da raggiungere, sempre più alti e ambiziosi. Obiettivi che ora l'Inter sogna con un nuovo trio di olandesi volanti: Stefan de Vrij, Denzel Dumfries e Davy Klaassen. Mi hanno chiamato per fare un muro. Tac. Ho scelto per l'Inter per la fiducia che la società mi ha dato e credo nel progetto, nelle ambizioni che ho io, ma pure la società. Quindi sì, sono felicissimo e convinto che ho fatto la scelta giusta. De Vrij è prima di tutto una bellissima persona, un grande professionista e ha giocato il calcio che ci aspettavamo che giocasse. Parte la traiettoria, dentro l'area, colpo di testa, e gol, e gol, e gol, e gol, e gol! Tac, 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 tac! Il gol di Stefan de Vrij! Ho fatto calcio d'angolo a Candreva. Ho fatto un movimento, sono andato primo palo e la palla è arrivata un po' bassa, sono saltato e quando sono caduto ho guardato e ho visto la palla che era entrata nell'angolo. Bellissimo ricordo. Lui gioca nel suo ruolo, questa difesa te la conosce dai tempi della Lazio. E quindi lì da difensore centrale per me lui è perfetto, legge bene le situazioni e poi ha un buon piede per questo lancio in profondità. Ovviamente è una soddisfazione enorme. È lo sfrutto del lavoro degli ultimi anni, tantissimo lavoro, tantissimi sacrifici e quindi sono emozioni uniche. Ho allenato De Vrij, è un piacere rincontrarlo. Mi sono trovato molto bene nei tempi della Lazio e sono molto contento che il mister è venuto qua
Mi sto trovando molto bene con il mister e con il suo staff. Cercheremo di migliorare e di crescere insieme. Passione, no? Quello che faccio, scendere in campo, sono emozioni bellissime e quindi non serve tanto per tenere acceso questo fuoco. Significa tantissimo e ogni volta è un onore indossare questa maglia e lo faccio con tantissima voglia sempre. Energy is everything. That's why I'm here. I'm Denzel. I'm Inter. The feeling is amazing. I'm very happy to join the club, to join the champion of Italy, and it's a big opportunity for me, and I'm happy to be here. È un ragazzo che cerca di apprendere il più possibile ogni allenamento. Sono contento perché ha voluto a tutti i costi l'Inter. Noi sono stati bravissimi i nostri Marotta, Ausilio e Baccin, che avevano subito in testa questo calciatore. Grandissima palla dietro a tagliare la difesa giallorossa e al minuto 38 arriva anche il primo gol di Dumfries. The goal against AS Roma, my first goal. Bastoni gave a good cross. I entered the area. I get the header and I scored a goal. It was the first goal in my time in Inter, so it was very important for me, for my confidence, and yeah, it was a very beautiful moment for me. From the beginning, I always said that I will be a professional football player, and I don't know where this motivation really came from. There was not that maybe my dad was a soccer player or somebody in my family was a real big soccer player, but I was really driven to become a professional football player, and yeah, I felt the hunger in myself to become it, and yeah, I did everything for it. Every time you come on the pitch is a blessing. It's very special to play in front of fans, and play in front of especially the Inter fans. And every time you can enter the pitch, it's a moment of happiness because yeah, I can do what I like, and this is very special to me. I think I'm an all-round midfield player who can help the team in attack and defense, and yeah, I want to win a lot of games, a lot of trophies with Inter.
spend more time with your teammates than with your family. So it's really important to have a good group of players. Just to be around the whole year with the guys and try to get the best result, try to be champion. This is a big thing. Inter is a very big club. It feels like a family. I really enjoy my time playing here at Inter. To make great memories together is very special.